Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Mitologia per Sognare. Io sono Salva e oggi voglio raccontarvi la storia di uno dei protagonisti dell'Iliade, uno degli eroi principali della guerra di Troia. Sto parlando di Achille. Parleremo della sua nascita, della sua giovinezza, della sua partecipazione alla guerra e anche della sua caduta. Ma adesso mettetevi comodi perché il nostro racconto sta per incominciare. Achille nasce dalla dea marina mutevole Teti, immortale, e da un mortale, Peleo, re di Ftia e re dei Mirmidoni. Nasce come mortale e sin da subito Teti cerca di salvaguardare la sua vita e la sua salute. E qui nascono due versioni del mito. Secondo una versione, Teti immergerà il corpo del bambino nel fiume Stige, il fiume che divide il mondo dei morti con il mondo dei vivi, un fiume in grado di rendere invulnerabile il corpo dalle ferite, tenendolo per il tallone. Secondo un'altra versione del mito, invece, Teti ogni notte immergerà il corpo del proprio bambino nelle fiamme per appunto renderlo immortale, sempre tenendolo per il tallone. E quindi il tallone diventerà l'unico punto debole, l'unico punto vulnerabile del corpo dell'eroe. Achille cresce a Ftia e qui avviene poi nella sua adolescenza, infatti è poco più che un ragazzo, un episodio importante. Ovvero quell'episodio che cambierà non soltanto la vita di tutti gli Achei, ma anche degli stessi troiani. E avviene l'episodio del rapimento di Elena, regina di Sparta, moglie di Menelao, fratello di Agamennone. E dopo questo rapimento tutti gli Achei sono chiamati a seguire quel giuramento che avevano fatto anni prima, ovvero il famoso giuramento di Tindaro, secondo il quale loro dovevano intervenire qualora il matrimonio tra questi due fosse stato violato da terzi. Per cui vengono richiamati diversi guerrieri della Grecia e quindi anche Achille dovrebbe partecipare come re comandante dei Mirmidoni e lui sarebbe pronto a partire, ma Teti riceve un oracolo secondo il quale qualora Achille decidesse di prendere parte alla guerra sarebbe morto. Teti ancora una volta cerca di salvaguardare la vita del figlio e quindi decide di nasconderlo presso il re Licomede. Il re Licomede aveva tante figlie e quindi decide di nasconderlo tra queste e infatti vedremo Achille travestito da donna tra le figlie del re Licomede con il nome di Pirra. Durante la permanenza di Achille presso il re Licomede, questo avrà anche una storia con una delle figlie del sovrano e da questa relazione nascerà anche un bambino, conosciuto poi successivamente col nome di Pirro. E anche Ulisse, quello il più scaltro tra gli eroi greci, è chiamato alla guerra e prima di partire anche lui riceve un oracolo secondo il quale la presenza di Achille in battaglia è fondamentale per la vittoria degli Achei. Per cui che cosa fa? Sapendo che Achille si trova presso il re Licomede, decide di andare presso il sovrano, presso la corte del sovrano e si presenta alla corte come un mercante e propone gemme, pietre preziose, ma anche una spada di fronte alle figlie del sovrano. Tutte le ragazze sono estasiate, ammaliate da queste gemme e da questi gioielli, tutte tranne una, Pirra, appunto, Achille travestito da donna. E a questo punto
Ulisse capisce bene che in realtà non si tratta di una delle principesse del sovrano, ma si tratta di Achille, e quindi escogita questo piano, finge un attacco e subito Pirra sguaina la spada pronta a contrattaccare, e quindi qua Achille viene smascherato e Ulisse si rivela come appunto il re di Itaca. Quindi entrambi partecipano alla guerra di Troia. Tutto quello che si narra della vita di Achille, della nascita, della sua adolescenza fino alla partenza, anche alla volta di Troia, non è raccontato nell'Iliade, che in realtà parla solamente degli ultimi 51 giorni della guerra di Troia, segnati dall'ira funesta, come si vede nel prologo della stessa opera, dell'ira funesta del Pelì di Achille. Ma tutto quello che sappiamo della vita di Achille prima della guerra di Troia è raccontato nelle opere successive a quella omerica da diversi autori, molte delle quali però sono anche andate perdute. Ma vediamo quello che succede durante la guerra di Troia e quindi anche durante l'Iliade. Quindi, come dicevo, l'Iliade parla degli ultimi 51 giorni della guerra di Troia, segnati da quella che è l'ira funesta del Pelì di Achille. Ma perché Achille era così adirato? Da che cosa dipende questa sua ira funesta? Vediamo che all'inizio dell'opera abbiamo Crise, il sacerdote di Apollo, il quale era padre anche di Criseide. Criseide che a quel punto della guerra, era diventata la schiava di Agamennone, per cui si reca presso la tenda di Agamennone per richiedere la restituzione della figlia. Ma una volta arrivato nell'accampamento acheo e quindi alla tenda di Agamennone, richiede la restituzione della ragazza, ma viene respinto in malo modo da Agamennone, il quale lo scaccia, e quindi questo porterà Crise ad essere molto triste e a pregare il dio Apollo di aiutarlo. Apollo, adirato per quello che era successo a Crise, quindi per l'umiliazione subita da parte di Agamennone, decide di punire l'esercito acheo scagliando sull'esercito le sue frecce dorate avvelenate, e da qui partirà un periodo di forte pestilenza all'interno del campo acheo. Dopo 10 giorni dall'inizio di questa forte pestilenza, Achille decide di chiamare un'assemblea dei capi degli Achei, e in questa assemblea partecipa anche l'indovino Calcante, il quale di fronte a tutti dice che la ragione dietro questa pestilenza è dovuta all'ira del dio Apollo, il quale ha deciso di intervenire data la forte umiliazione subita da Crise, il suo sacerdote, per la mancata restituzione della figlia. A quel punto inizia una disputa tra Achille e Agamennone, che si risolve con Agamennone che accetta di restituire Criseide, ma in cambio pretende di prendere Briseide, schiava di Achille in quel momento, per tenerla con sé, perché appunto non vuole stare senza una donna. E quindi a quel punto inizia l'ira funesta di Achille, il quale per orgoglio deciderà di ritirarsi dalla battaglia e lasciare l'esercito acheo senza di lui. E qui appunto è un momento particolare, perché da questo momento in poi cambiano anche un po' le sorti della guerra e ci saranno diverse sconfitte da parte degli Achei in questo periodo, perché proprio manca quello che è il guerriero più potente dell'esercito greco, ovvero Achille. E a questo punto abbiamo poi, dopo una serie di sconfitte, abbiamo poi l'intervento di un altro personaggio che sarà fondamentale non soltanto per le sorti della guerra di Troia, ma anche per la vita stessa di Achille. E sto parlando di Patroclo. Patroclo all'interno dell'Iliade è descritto come il Philos di Achille, ovvero quell'amico fraterno. C'è un amore fraterno tra i due, e vedremo che Omero non parlerà mai di Eros tra i due. E per capire bene questo passaggio dobbiamo comprendere il fatto che i greci avevano diversi modi per parlare di amore, e tra i tanti quelli sui quali mi soffermerei oggi sono Philos, Agape e anche Eros. Philos è l'amore fraterno, un amore pieno di rispetto nei confronti dell'altro. Poi abbiamo Agape, che è un amore supremo, quasi dovremmo dire divino, e
poi abbiamo Eros, che invece è quell'amore passionale, quell'attrazione nefasta, quella superba voglia di avere fisicamente l'altro. E appunto nell'Iliade Omero non parlerà mai di Eros tra i due, parlerà di un rapporto invece che era un mix tra Agape e Philos. Saranno poi gli autori successivi, come Eschilo e Platone, a parlare di amore erotico tra i due e quindi a dare inizio a quello che poi successivamente sarà molto studiato come l'amore omosessuale tra questi due personaggi. Ma in ogni caso Patroclo è fondamentale a questo punto della guerra. Durante il corso della guerra era stato comunque lontano dal campo di battaglia, anche sotto sollecito di Achille, che voleva salvaguardare la salute dell'amico fraterno, e quindi gli aveva molto spesso impedito di partecipare attivamente alla battaglia. Ma Patroclo, viste le diverse sconfitte che l'esercito acheo stava ricevendo in quel periodo, decide di chiedere ad Achille di poter indossare le armi di Achille per poter spaventare in qualche modo l'esercito troiano e cercare di farlo desistere. Dopo un primo rifiuto da parte di Achille, in realtà Patroclo riceve l'approvazione da parte dell'eroe acheo di indossare le armi, ma Achille chiede anche a Patroclo di non fare mosse azzardate, di restare comunque lontano dal campo di battaglia e di spaventare in qualche modo da lontano l'esercito troiano. Inizialmente Patroclo accetta questa richiesta da parte di Achille, ma una volta indossate le armi si reca sul campo di battaglia, non resta lontano, e dopo una serie di battaglie con diversi eroi troiani si troverà faccia a faccia con Ettore e morirà in battaglia. A quel punto tutti coloro che fanno parte dell'esercito acheo sanno esattamente quello che sta per succedere, in quanto appunto Patroclo era l'amico fidato di Achille e quindi sapevano che questo avrebbe portato ad un'ira incredibile da parte del Pelide. Quindi a questo punto che cosa succede? Succede che Achille decide di mettere da parte il proprio orgoglio, quello che aveva nei confronti di Agamennone per avergli sottratto la sua schiava Briseide, e decide di scendere sul campo di battaglia per vendicare la morte del suo amico fidato. A questo punto Achille torna in battaglia, sfida tantissimi eroi troiani fino a quando si trova faccia a faccia con Ettore, colui che aveva tolto la vita al suo migliore amico, e qui lo uccide. L'Iliade si conclude a questo punto con non soltanto la morte di Ettore, ma con i riti funebri in onore del principe troiano. Ma che cosa succede dopo? Com'è finita la guerra di Troia e soprattutto che fine hanno fatto gli altri eroi, tra cui appunto Achille? E la fine della guerra di Troia, e delle sorti dei vari eroi parleranno diversi autori successivi a Omero, e tra i racconti fatti anche grazie alla loro immaginazione e a quello che storicamente sapevano della guerra di Troia, c'è appunto il mito della morte di questo personaggio, di Achille. Ci troviamo in un momento della guerra in cui gli Achei stanno avendo la meglio sul campo di battaglia, questo dovuto anche appunto alla presenza di Achille sul campo di battaglia, e molti erano stati gli eroi troiani a cercare di uccidere Achille, ma ogni volta che ci avevano provato questo si rimetteva in piedi come se nulla fosse, sembrava immortale. E tra tutti quelli che avevano cercato di uccidere Achille c'era anche Paride, che molte volte non ci era riuscito. A questo punto però interviene Apollo, sempre vicino all'esercito troiano e sempre vicino anche a Paride, il quale gli dice che in realtà Achille non è immortale e che anzi è un uomo, un guerriero vulnerabile, e gli spiega anche che in realtà c'era stato un oracolo prima ancora dell'inizio della guerra di Troia secondo il quale Achille era destinato a morire in battaglia e che quindi appunto qualcuno avrebbe dovuto ucciderlo.
Paride non crede a tutto ciò, perché appunto molte volte avevano tentato di sconfiggere l'eroe Acheo senza riuscirci. Ma poi Apollo aggiunge qualcos'altro, gli spiega quello che era successo quando Achille era ancora piccolo, ovvero che Teti, sua madre, aveva cercato di renderlo immortale immergendolo o nello Stige o tra le fiamme, tenendolo per il tallone, per cui il tallone era diventato il punto debole dell'eroe Acheo. E quindi a questo punto Paride si fa coraggio e stringe un patto con Apollo e cercano di mettere insieme un piano per sconfiggere l'eroe Acheo. E quando a un certo punto Achille si troverà presso le porte Scee, quindi presso le porte della città, Apollo gli si metterà davanti e cercherà di allontanarlo, di farlo regredire, di farlo indietreggiare, ma Achille, che non aveva così tanto rispetto nei confronti degli dei, minaccia Apollo anche con una lancia, e a quel punto interviene Paride, che scocca una freccia, ma la freccia di Paride finisce nel petto di Achille, il quale ovviamente sorride davanti a tutto ciò, perché appunto ciò non gli provoca nessun dolore, nessuna ferita, e anzi sollecita Paride a battersi come un duro, come un guerriero. E a quel punto Paride scocca una seconda freccia. Questa volta la freccia sarà fatale nei confronti di Achille, in quanto la freccia andrà a colpire proprio l'unico punto debole dell'eroe, ovvero il tallone. A questo punto Achille cade morto, e questa è la fine della vita di Achille, quell'eroe che era quasi del tutto immortale tranne che per il tallone, e da qui la famosa frase, appunto il famoso detto, il tallone di Achille, che tutti abbiamo. E a questo punto che cosa succede? Perché la storia non termina qua. Succede che dopo la morte del guerriero Acheo, molti saranno quelli che molti troiani cercheranno di rubare il corpo di Achille e portarlo all'interno delle mura di Troia. E ci sarà per esempio Glauco, che cerca di prendere il corpo di Achille, ma a quel punto interviene Aiace, che lo trafigge con la lancia. Aiace prenderà il corpo di Achille e lo riporterà presso il campo Acheo. Nella sera ci sarà una tregua della guerra proprio per fare in modo che possano essere fatti i riti funebri nei confronti del più grande eroe Acheo, ovvero Achille. E una volta che il corpo viene lavato e oleato e posto sulla pira, Teti viene fuori dal mare e alla vista del corpo inerme del figlio emette un grido straziante, e vedremo come si è quasi sul punto di accendere la pira funerea quando secondo alcuni miti, Teti, il quale prende il corpo di Achille e lo porterà via. Lo porta via su un'isola all'interno del Mar Nero, sulla quale isola chiederà a Zeus di rendere il proprio figlio immortale e di farlo rinascere. E nel frattempo i greci hanno acceso la pira funerea di Achille, sulla quale era rimasto solamente il tallone che appunto Teti aveva voluto lasciare su questa pira, e le ceneri del tallone di Achille verranno poste insieme alle ceneri di Patroclo, in modo tale da onorare questa eterna amicizia tra i due. Dopo la morte di Achille e il rito funebre per il tallone, vengono indetti questi giochi per onorare e celebrare la vita del guerriero, e dopo questi giochi ci sarà un'altra disputa molto importante, una disputa tra Ulisse e Aiace per guadagnarsi le armi dell'eroe, ma questa è una storia per un altro video. Amici, il video di oggi termina qua, ditemi nei commenti se conoscevate già questa storia, e come sempre vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!